Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di maggio 2024. Ok. Temperanza, periodo tranquillo, periodo dedicato, mi viene da dire, alla realizzazione del sé, perché comunque la temperanza è una carta collegata molto con il lato artistico di ognuno di noi, e quindi la creatività, il ideare e tutte quelle che sono le forme d'arte. Oppure potrebbe essere un periodo, diciamo, dove potreste aver bisogno di sviluppare la pazienza. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il link per le previsioni del 2024 e per i corsi gratuiti presenti sul canale. Queste sono letture che riguardano gli affetti in generale, quindi possono riguardare gli amici, le relazioni di coppia piuttosto che la famiglia. Io vi do come delle indicazioni generiche, dopodiché vi darò degli esempi. Quindi prima ci sarà un'indicazione del movimento energetico più importante, poi degli esempi che servono per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Allora, partiamo con il matto, la carta della luna, un 7 di bastoni, asso di coppe, carro, la forza e il 5 di spade. Avete tanti arcani maggiori. Allora, qui ci può essere con questo matto un nuovo inizio, magari qualcuno ha iniziato da poco una conoscenza, ehm, ma non è proprio una relazione, è più una conoscenza, un intrigo, diciamo così, un'avventura, una storiella, una cosa di così, comunque si potrebbe considerare una relazione, però diciamo che è una cosa leggera. Oppure questo matto potrebbe fare riferimento a dei figli. Però qui ho come la sensazione che ci siano delle paure un po' latenti. Andiamo a vedere carta per carta. Abbiamo un 7 di coppe e la torre. Voglio andare a vedere anche la luna. 10 di coppe. E 2 di pentacoli. Dunque ragazzi, io qui ho l'idea che potrebbero ritornare a galla delle questioni del passato inerenti la famiglia, piuttosto che i figli, piuttosto che la gestione di qualche cosa all'interno della relazione o della coppia. Devo dire che ci sono alti e bassi e questi alti e bassi fanno un po' vibrare le paure del passato. Voglio andare a vedere il 7 di bastoni, perché il 7 di bastoni è una carta che mi indica che vi state difendendo o che in qualche modo volete imparare a gestire la cosa piuttosto che imparare a difendervi. Per qualcuno potrebbe anche essere proprio la volontà di fare un corso di arti marziali o di autodifesa. Andiamo a vedere
Ok, allora abbiamo la giustizia e un 6 di bastoni. Datemi una carta per la giustizia. Allora, qui ci potrebbe essere qualcuno che vuole rompere un qualche tipo di accordo, può essere con la persona di interesse, può essere anche semplicemente la promessa al figlio, alla figlia, visto che qui parlavo di figli, del sì, ti porto sempre io a calcio, sì, ti porto sempre... Ok, quindi prendetela per come risuona con la vostra realtà. Però con la carta della giustizia di solito si parla proprio anche di questioni burocratiche, di questioni, potrebbe essere un matrimonio in comune, per capirci, potrebbe esserci qualche questione legata ad una casa. È come se avesse bisogno di un cambio burocratico o di equilibri, mi viene da dire, ehm, per riuscire a iniziare questa cosa. Per qualcuno fa riferimento al fatto che non si voglia una relazione ufficiale. È come se ci fosse una sorta di paura, come vi dicevo prima, è come se ci fosse una sorta di paura ad esporsi, paura a fare qualche tipo di passo. Perché? Perché probabilmente è arrivata da una torre, da una delusione. Datemi una carta per questa torre. Asso di coppe. Allora, o qualcuno vi ha appena disilluso, può anche essere che voi semplicemente non abbiate ancora superato questa cosa e di conseguenza in questa nuova situazione abbiate un po' paura a lasciarvi andare, è per quello che avete bisogno di regolarizzare le cose, di essere riconosciuti, di definire le cose, mi viene da dire. Andiamo a vedere questo asso di coppe. Imperatore e regina di bastoni. C'è bisogno di stabilità, c'è bisogno di concretezza, secondo me. E io credo che fino a quando voi non vediate questo tipo di concretezza nella situazione, nella relazione, questo tipo di magari anche accordo, che qua con la giustizia al contrario sembra che manchi, ho come l'idea che non vi lascerete andare a livello emotivo. Qualcuno con questo imperatore potrebbe sentire molto il discorso padre-figlio. Cioè, se le cose, ipotesi, con questo figlio non sono in armonia, hanno bisogno di essere regolarizzate, o vedete che magari, non lo so, mi viene come da dire che il figlio potrebbe essere un po' seduto e voi invece vorreste che si trovasse a casa, al lavoro, quello che fanno tutti, no? E quindi potrebbe essere una sorta di preoccupazione da parte di un padre, ipotesi, o di un genitore nel basta, non do più perché sennò lui non fa niente. Ecco perché la temperanza, quindi la calma, ok, state fermi, state in pace, state tranquilli, pitturate, dipingete, insomma, godetevi i vostri hobby. È anche una carta di pazienza, ma anche di guarigione. Andiamo a vedere il carro. Cavaliere di bastoni, amanti e 8 di coppe. Qui qualcuno si muove. Ok, si è mosso in effetti qualcuno. E la gatta sta dormendo, quindi non so chi ci sia, ragazzi, qua con me. Comunque. Ok, qualcuno si muove, stavamo dicendo. Si prendono delle decisioni, o perlomeno si pensa a come gestire, perché poi la forza, il coraggio, arriva dopo di fare questo tipo di movimento, di spostamento. Andiamo a vedere la forza. È come se qualcuno decidesse di diventare indipendente.
Mi viene da dire anche di pensare un po' di più a se stessi. Infatti, guardate, la carta degli amanti qua girata al contrario, di solito è una carta che parla anche di amor proprio. E anche questa è un po' l'arcano minore a livello di energia degli amanti, no? Perché parla anche lei di amor proprio. Qui è proprio come se doveste un attimino vedere per voi, più che preoccuparvi tanto, perché comunque con la luna c'è come una visione della realtà che non è completamente reale. La luna parla di proiezioni, quindi magari avete qualche ideale inerente o ai figli o alla paternità, ipotesi, ehm, o l'altra persona, se comunque per voi è una relazione, diciamo, diversa da quella dei genitori, ho come l'idea che qui ci sia il bisogno di pensare un po' di più a se stessi, di guardare più al futuro, mi verrebbe da dire. Tenete presente che con sono tre carte di scelta, sia il carro che la forza che la sacerdotessa. Con il carro cerco di puntare l'obiettivo, capisco da che parte devo andare e qui potrebbe anche esserci questo cavaliere di bastoni, ehm, diciamo, potrebbe essere il soggetto del vostro dubbio. Tenete presente che il carro fa anche riferimento a dei viaggi, quindi può essere che nell'ultima settimana di maggio ci siano come degli spostamenti che vi fanno riflettere su che o potreste anche organizzare un viaggio, un qualche cosa, una spa, non lo so, un fine settimana alle terme, qualche cosa per voi che vi ricarichi le pile. È come se aveste bisogno di godervi la vostra autonomia, la vostra indipendenza, anche la vostra solitudine per certi versi. Però sia la forza che la sacerdotessa sono carte di dubbi superati con successo, cioè una scelta che è stata fatta nel modo giusto. Però a questo punto sono curiosa di andare a vedere questo 5 di spade, 6 di coppe e re di coppe. Mm. Guardate, ho come l'idea che vi dicano vincerà l'amore. Non è una questione mentale di chi ha ragione o no, ma è una questione di chi si ama, di come si ama, del perché si ama quella persona. Che lettura interessante, ragazzi. Fatemi assolutamente sapere nei commenti come vi vibra. Andiamo a vedere una fatina. E questa qui è un'altra carta di figli, questa è un'altra carta, è una carta di gravidanza. Vi dico, se state cercando figli, io ho come la sensazione che potrebbe essere un buon periodo. Perché anche qui abbiamo un asso di coppe, qui abbiamo un asso di coppe. Sì, in realtà di gravidanza ho una carta sola, le altre sono più di figli, diciamo, già nati, però. Anche se i due assi di coppe riguardano proprio la nascita di un figlio o di un progetto. Ok. Divinazione. Abbraccia il tuo potere di divinazione, divinatorio, perché è molto forte in questo momento. Avete anche la sacerdotessa, avete l'abilità di vedere la vostra corrente situazione con una chiarezza, con una chiara, aspettate perché qua ci sono tre parole, con una limpida e cristallina chiarezza, ecco. Ok, poi abbiamo cerca in un libro. Qualunque sia la questione proprio adesso, potrai trovare la risposta in un libro. Le parole che troverai ti porteranno dentro quello che stai cercando. E poi questa carta è una carta che parla di gruppo. Ed è un po' un invito ehm, a lavorare a più umani, non tanto in gruppo, perché qui abbiamo una carta di individualità, però a più umani, quindi a più riprese mi viene da dire. Un pezzo lo metto io, un pezzo lo metti tu, non magari il gruppo tutto insieme, ma un po'
costruire un po' per volta. In realtà questa fa proprio, cioè parla proprio del lavoro in team. E qui se fosse un qualche tipo di situazione dove avete bisogno di collaborare con un vostro affetto, sento che il 5 di spade è un po' riferito a questo, cioè nel senso non è tanto chi ha ragione, come si fa prima, sento un profumo di pesca. Per qualcuno è bagno schiuma alla pesca, per qualcuno potrebbe, io non uso fruttati vari, insomma, quindi non è a casa mia questo profumo, insomma. È un odore eterico. Però è come se ci fosse da lasciarsi indietro queste lotte del ho ragione io, hai ragione tu, è giusto così, è giusto cos'ha, ma semplicemente fare le cose per il miglior, come si dice, il maggior bene di tutti, il maggior bene comune. Andiamo a vedere Osho, che di solito non uso mai Osho per le letture sugli affetti, ma oggi mi sento di fare così. Schizofrenia, qui avevamo... No, non c'era il 2 di spade. Ah, però c'era sacerdotessa. Ecco, il 2 di pentacoli era. Questo è un 2 di spade. Come se ci fosse una sorta di indecisione molto forte tra una cosa e un'altra. Qui anche il 2 di pentacoli mi rappresenta o il dover gestire più cose o il dover far fronte a più cose nello stesso momento, e probabilmente la luna è qua per ricordare, cioè per dire che avete paura di non farcela, di non riuscire a portare a compimento quello che avete in programma o di far contenti chi magari si aspetta qualcosa da voi, ecco. Direi che mi parla di stress mentale, ma lo rivedo effettivamente anche qui con questo 5 di spade, quindi lasciate un po' andare. Prendetevi dei momenti e seguite l'intuito perché avete questo momento di intuizione particolarmente sviluppato, quindi se chiedete alle vostre guide sicuramente vi mandano qualche messaggio per sapere come orientarvi nella vostra situazione. Va bene, cari amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale. Per vedere di che cosa si tratta tutto quello che è l'argomento trattato nella sezione degli abbonati, potete comunque andare a vedere dentro le playlist, i titoli dei video si vedono. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!